Ognuno di noi ha ricordi indelebili, il primo amore, il primo viaggio, un successo personale. Io ho un ricordo che non potrò mai cancellare. La mia prima vincita alle slot machine. Suona assurdo? Lo so. Eppure è un momento che ha segnato l'inizio di un lungo tunnel. Era settembre 2013. Faceva caldo. Troppo caldo per uscire. Ero sdraiato sul divano, scrollando distrattamente le pagine web. Poi, eccolo lì. Un banner pubblicitario. Un casinò online. Certificato dai Monopoli di Stato. Affidabile. O almeno così dicevano. Non era la prima volta che vedevo un annuncio del genere, ma quella volta qualcosa era diverso. Forse per noia, forse perché tornavo da un'esperienza all'estero che mi aveva fatto sentire vivo. Decido di cliccare. Carico 10 euro. Il minimo per accedere al bonus di benvenuto. Il bonus. Quella trappola perfetta che i casinò usano per attirarti dentro. Sai come funziona? Te lo spiego. Se depositi 10 euro ti danno altri 10 euro di bonus. Fantastico, vero? Peccato che per prelevare eventuali vincite devi giocare più volte l'intero saldo, ad esempio 40 volte. Facciamo due conti. 10 euro di deposito più 10 di bonus. Sono 20 euro. Devi giocare per un totale di 800 euro prima di poter incassare qualcosa. Come se il casinò sussurrasse: torna a giocare, torna a perdere. Eppure, in quel momento, di tutto questo non sapevo nulla. Io volevo solo provare. Scelgo una slot. Gonzo's Quest. Una slot brutta esteticamente, ma con un RTP del 95%. Aspetta, cos'è l'RTP? Significa Return to Player, ovvero la percentuale di soldi che la slot restituisce ai giocatori nel tempo. Ad esempio, se una slot ha un RTP del 90%, significa che, su 100 euro giocati, 90 tornano ai giocatori. Peccato che si calcola su milioni di giocate, non sulla tua. E se qualcuno vince 50.000 euro, la slot deve bilanciare, e tu resti a bocca asciutta. All'inizio però non sapevo questo, mi illudevo di avere il controllo. E così premo il tasto spin. Giro dopo giro vedo scorrere i simboli sullo schermo. All'inizio niente. Poi, bam, 3 simboli bonus. 10 giri gratis. Altri 80 giri extra. Il saldo che cresce. 50, 100, 150, 200 euro. 200 euro partendo da 10. Mi sentivo invincibile. Faccio uno screenshot. Lo mando agli amici. Ragazzi, ho trovato il modo di fare soldi facili. Se solo avessi saputo che quella era la peggiore bugia che mi stessi raccontando. Più avanti avrei capito una cosa fondamentale. I casinò sanno come manipolare la tua mente. Ti danno una prima vincita per farti credere che sia facile. Ti spingono a continuare con piccoli incentivi. Ti fanno credere di poter battere il sistema. Io, con la mia presunta furbizia, pensavo di avere il controllo. E invece il controllo lo avevano loro. Più avanti inizieranno ad arrivare offerte personalizzate. Ti restituiamo il 10% di quello che hai perso. Si chiama cashback. Sembra un regalo, ma è una catena. Ti ridanno una parte delle perdite per farti rigiocare. E così riparti. E perdi di nuovo. All'epoca non ci facevo caso. Mi sembrava una buona occasione. L'ennesima illusione. A quel tempo il gioco era ancora sotto controllo. Giocavo ogni tanto, con importi bassi, eppure dentro di me qualcosa si stava radicando, l'idea che esistesse un modo segreto per guadagnare con il gioco. E così inizio a studiare. Opzioni binarie, copy trading, roulette. Provai tutto. Le opzioni binarie, scommesse su sale o scende nel mercato azionario. Il copy trading. Copiavo i trader vincenti, ma era noioso. Così sabotavo tutto con operazioni manuali, raddoppiando le puntate dopo ogni perdita. La martingala, una strategia vecchia come la roulette e fallimentare. Studiavo i croupier come uno stalker, tenevo un Excel con strategie, risultati, illusioni e ogni tanto vincevo, abbastanza per credere di aver craccato il sistema. Ma il sistema non si cracca, si incrina solo la tua vita. Eppure non mi fermavo. Ogni volta mi dicevo, devo solo trovare il metodo giusto. Eppure nella mia testa era tutto normale, solo un gioco. Ma se fosse stato davvero solo un gioco, perché non riuscivo a smettere? Questa era solo la prima fase. Pensavo di potermi fermare quando volevo.
Pensavo di avere il controllo. Ma la verità è che il gioco mi stava giocando. E tu? Sei sicuro di avere il controllo? Se vuoi sapere com'è andata avanti la mia storia, iscriviti al canale, lascia un like e raccontami nei commenti se ti sei mai trovato in una situazione simile. Ci vediamo presto.